Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Pronostici della 19ª giornata di Serie A, 1x o 2, i segni da poter mettere, due doppie disponibili al massimo sulle 10 partite. Andiamo a vedere cosa abbiamo fatto nella 18ª giornata, perché abbiamo fatto un ottimo 8 su 10 nella 18ª giornata di Serie A, quella scorsa, e andiamo a fare i pronostici per quest'ultima giornata del girone di andata di questa Serie A 2023-2024. Prima di cominciare vi invito come sempre ad iscrivervi al canale per chi non l'ha fatto, attivando la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti. Nel caso volete restare aggiornati anche sul calciomercato, perché oggi uscirà qualche video, diciamo, continuativo in base al calciomercato che sta facendo il Napoli. Ci sono alcune notizie molto ma molto allettanti. Pronostici della 19ª giornata. Allora, la 18ª abbiamo preso la Fiorentina Torino 1-0, 1x Napoli Monza l'abbiamo beccata 0-0, x2 Genoa Inter abbiamo preso anche questa x 1-1 del Genoa contro i nerazzurri. Lazio l'abbiamo presa contro il Frosinone, l'Atalanta ha vinto con Lecce beccata, X Cagliari Empoli secca 0-0 l'abbiamo presa. Risultato, diciamo, il risultato più eclatante è stato questo: Udinese Verona 3-0. Io avevo l'Udinese secca perché speravo, diciamo, un po' a livello di classifica in base al Napoli, un po' l'Udinese comunque doveva far punti assolutamente perché si trova in una zona critica, e l'abbiamo beccata. Verona Salernitana avevo X e appunto la Salernitana ha vinto 1-0 e l'abbiamo persa. Milan Sassuolo, anomala messa da me, Sassuolo vincente, ha vinto il Milan per 1-0. La Juve l'abbiamo beccata 1-0 contro la Roma. Abbiamo perso Verona, Verona Salernitana e Milan Sassuolo. Andiamo a fare i pronostici di questa 19ª. Si comincia stasera con Bologna-Genova. Bologna-Genoa è una partita affascinante per quanto riguarda le due panchine. Gilardino contro Thiago Motta, rivelazioni in panchina di quest'anno, anche se il Genoa ha la squadretta per giocarsela in Serie A, o meglio per non incappare in zone basse della classifica. L'ha fatta rispetto ad altre società che sono meno fornite a livello di calciatori. Bologna-Genoa, prima doppia, 1x. 1x perché Gilardino, quando si deve prendere il punto, tatticamente riesce a mettersi in contrapposizione alle squadre che affronta, al di là che siano Bologna, Inter, Napoli, eccetera, eccetera. Riesce sempre a trovare una sorta di quadra, quindi non do il Bologna totalmente favorito. 1x. Inter-Hellas Verona, non dovrebbe esserci partita sulla carta. Il Verona è la squadra che delude, per quanto mi riguarda dal punto di vista del gioco, è la squadra che delude di più. L'Inter ovviamente non c'è niente da dire, è la squadra pretendente a questo titolo 2023-2024. Uno fisso. Frosinone-Monza. Frosinone-Monza, partita indecifrabile. Non mi gioco la doppia perché mi serve per una partita che analizzeremo tra poco. Anomala 2 fisso. Vittoria del Monza a Frosinone. E così la vedo, e speriamo di beccarla, perché il tentativo è fare questo 10 su 10 che una volta sì, una volta no, abbiamo beccato 8 su 10 quest'anno, e dobbiamo alzare la media facendo quest'unplay. Lecce-Cagliari, ecco la partita dove mi gioco la doppia perché non vedo una favorita. Non vedo una favorita e vado di 1x perché il Cagliari resta, dal mio punto di vista, ancora un tantino indecifrabile. Sassuolo-Fiorentina. Sassuolo-Fiorentina metto una X secca, e tra le due non scelgo. Uno perché il Sassuolo può perderle tutte e rischiare la Serie B, non credo, e la Fiorentina però fuori casa potrebbe lasciare punti. X secca. Empoli-Milan 2. 2 perché credo che il Milan abbia svoltato un tantino mentalmente, e
sta riuscendo a gestire la situazione infortuni al meglio, portando comunque punti a casa. Empoli-Milan 2, Torino-Napoli. Torino-Napoli, non ne ho proprio la più pallida idea di cosa possa riservare questa partita. Io metto 2 sia per l'andazzo punti del Napoli fuori casa, e sia perché secondo me queste voci di mercato, innesti che arriveranno, potranno giovare mentalmente ai calciatori del Napoli che sono attualmente in rosa e creare un tantino di competitività e far tornare sul pezzo alcuni calciatori. Torino-Napoli 2, Udinese-Lazio. Sarei tentato dal 2 perché nell'ultima partita la Lazio ha ritrovato un tantino, non eccessivamente, un tantino di sarrismo. A Sarri, se il reparto offensivo gli funziona, soprattutto l'esterno a sinistra, Zaccagni, e la punta centrale fa ciò che deve fare, si riversa nella metà campo avversaria con efficacia e riesce a portare il risultato a casa. L'Udinese è galvanizzata da questo 3-0 contro il Bologna, potrebbe rompere le uova nel paniere alla squadra di Sarri. Allora sai che facciamo? Mettiamo una grande X e ci passa la paura. Udinese Lazio X, Salernitana Juve. C'è stata la partita di Coppa Italia dove la Salernitana ha preso 6 palloni alle riserve della Salernitana, la Salernitana ha fatto turnover, sì, ci sono cose da analizzare, ci sarebbero cose da analizzare nel 6-1 e non credo che la Salernitana faccia la stessa brutta figura fatta in Coppa Italia e do fiducia alla Salernitana di Inzaghi. È una schedina con tante incognite questa, però così come abbiamo fatto 8 su 10 prendendo addirittura la X all'Inter, l'X al Napoli contro il Monza, l'Udinese vincente col Bologna, possiamo tranquillamente ripeterci pur mettendo queste come sorprese. Roma-Atalanta conclude la giornata di Serie A, partita interessante, 2. Credo che Gasperini non si faccia camminare, diciamo, camminare addosso da Mourinho. Atalanta che per ciò che esprime e per dinamicità superiore alla Roma. Quindi 2, ci sono tanti 2 in questa giornata, vedremo come andrà a finire. Fatemi sapere ovviamente la vostra nei commenti e cosa ne pensate di questi pronostici. Ci vediamo nel prossimo video e restate sintonizzati. Per chi non si è iscritto, iscrivetevi attivando la campanella perché ci sarà qualche altro video oggi per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Ciao!